Bentornati su Stelle Turche Rivelate, il luogo in cui la verità sulle celebrità non si mormora a mezza voce, ma si osserva con la lente di ingrandimento e con il cuore in mano. Oggi, cari spettatori, non vi portiamo notizie di parti sfavillanti o di tappeti rossi scintillanti. Oggi la scena si sposta sul terreno dell'umano, del fragile, dell'inatteso che commuove. La scorsa notte a Istanbul non è stata una notte come le altre. È stata il palcoscenico di una crisi che ha scosso gli ambienti dell'industria e svelato, forse per caso, la vera natura di un legame che molti sospettavano ma che nessuno sapeva definire. Le sirene di un'ambulanza hanno squarciato il silenzio dell'alba, trasportando una delle attrici più amate di Turchia, Alina Boz. Ma ciò che è accaduto dopo, in quei corridoi asettici, è la ragione per cui siamo qui. Siete pronti a ascoltare una storia di colpa, paura e devozione con protagonista Alp Navruz? Prima di addentrarci in questo racconto all'ultimo battito, assicuratevi di essere iscritti al canale, attivate le notifiche e, se apprezzate questa narrazione approfondita, prendete in considerazione l'idea di entrare nella nostra famiglia esclusiva cliccando su Unisciti. Il vostro sostegno è vitale per il lavoro di Stelle Turche Rivelate. Ora, fate un respiro profondo, perché la notte è stata lunga. La notizia è rimbalzata come un tuono sui telefonini di giornalisti e fan. Alina Boz, la donna che sembra non esaurire mai l'energia, l'attrice che corre da un set all'altro con un sorriso ostinato, è crollata. Conosciuta per l'etica del lavoro ferrea, quasi militare, Alina è stata per anni l'emblema della disciplina. Eppure, il corpo ha limiti che nell'ambizione e nel talento possono forzare senza conseguenze. Secondo i primi riscontri arrivati alla nostra redazione di Stelle Turche Rivelate, l'attrice è stata trasportata in ospedale per un estremo affaticamento fisico. Un campanello d'allarme che ha scosso chi le sta vicino. Tra medici, infermieri e familiari in ansia, una figura ha attirato ogni sguardo, non per la fama, ma per la disperazione stampata sul volto. Alp Navruz è arrivato per primo. Non è giunto come un collega preoccupato, né come un amico distante. È entrato come un uomo divorato dalla paura. I testimoni descrivono la sua comparsa in ospedale come una scena da dramma ad alto voltaggio, passi rapidi, lo sguardo smarrito, la richiesta immediata di parlare con i medici. La consueta compostezza di Alp, quel carisma tranquillo che lo caratterizza sullo schermo, si è dissolta di fronte alla vulnerabilità di Alina. Quello che è successo nei corridoi mentre Alina veniva stabilizzata è forse il nucleo emotivo di questa storia. Mentre il personale sanitario si occupava dei parametri, Alp non riusciva a stare fermo. È diventato come un leone in gabbia, andava su e giù, incapace di sedersi, di trovare sollievo. È stato in quel limbo di attesa che qualcuno lo ha sentito parlare al telefono con un amico fidato. La sua voce, tremante, ripeteva più volte: «È colpa mia». Perché Alp Navruz attribuisce a se stesso il crollo di Alina? La risposta sembra nascondersi nelle ore precedenti all'incidente. È emerso che il giorno prima i due avevano tenuto un incontro fiume. Non una chiacchierata casuale, ma una sessione intensa, carica di aspettative e pressione, su un nuovo progetto che si dice sia ambizioso sia per una piattaforma internazionale sia per il mercato turco. Fonti vicine sostengono che Alina non stesse riposando in modo adeguato da giorni, e che quell'ultima maratona insieme ad Alp sia stata la goccia finale. Vorrei essere stato più attento. Credo di averla sfiancata. Lo hanno sentito mormorare, seduto su una sedia di plastica nel corridoio, la testa tra le mani, in un raro momento di vulnerabilità esposta al mondo. Qui dobbiamo fermarci e riflettere. Comunità di Stelle Turche Rivelate. Cosa ci racconta questo grado di colpa della loro relazione? Un amico si preoccupa, certo. Ma sentirsi responsabile del benessere fisico dell'altro, percepirsi come la causa del suo dolore, parla di un legame più profondo, quasi simbiotico. È la prova che dietro l'amicizia c'è amore, o è soltanto la pressione professionale portata all'estremo? Diteci cosa ne pensate nei commenti. E ricordatevi di mettere mi piace se state seguendo questa storia con il cuore in gola. Con il calare della notte e l'arrivo dell'alba su Istanbul, dentro l'ospedale la situazione si è stabilizzata, ma la tensione non è evaporata. Alina è stata trasferita in una stanza privata, e Alp si è autoproclamato sua sentinella. Non è tornato a casa. Non ha chiamato la gente per gestire la stampa. È rimasto lì, a controllare ogni movimento dei medici e ogni sussulto della famiglia. Il suo sguardo cercava risposte anche quando non ce n'erano.
Vale la pena sottolineare un dettaglio: l'interazione di Alp con la famiglia di Alina. La madre di Alina, rimasta anche lei sveglia tutta la notte, è stata vista parlare con Alp. Lontano da un clima di rimprovero, chi ha assistito alla scena racconta che la donna abbia cercato di consolarlo. Non preoccuparti così tanto, è forte, gli ha detto, nel tentativo di placare l'ansia evidente del ragazzo. Questo scambio ha scatenato un'ondata di discussioni sui social riguardo a una possibile approvazione di famiglia. Vedere la madre confortare Alp suggerisce che lui non sia un estraneo nel loro cerchio. È qualcuno la cui preoccupazione è valida, riconosciuta e in qualche misura attesa. Dentro la stanza, l'atmosfera era di intimità sacra. Quando ai visitatori è stato permesso di entrare, Alp si è messo in un angolo, ma gli occhi non hanno mai lasciato il letto. Ogni tanto guardava fuori dalla finestra, verso il buio, per poi tornare vicino ad Alina, prenderle la mano con delicatezza e sussurrare: «Ti senti meglio?» Momenti così, descritti dal personale dell'ospedale, dipingono un quadro di tenerezza assoluta. Alp si fermava accanto ai monitor ogni volta che entrava un'infermiera, ascoltava i report clinici e annuiva con gravità, quasi a voler memorizzare ogni dettaglio, come se potesse farsi carico della sua guarigione. Con la prima luce del giorno, Alina Boas ha ripreso pienamente conoscenza e lucidità. È stato allora che si è consumato il confronto più rivelatore. Vedendo Alp lì, gli occhi arrossati dalla stanchezza e dalla preoccupazione, Alina gli ha regalato un sorriso debole ma rassicurante. «Sto bene, non preoccuparti», ha detto con quella voce dolce che tutti conosciamo. La risposta di Alp, però, non è stata di immediato sollievo, ma di persistente rammarico. «Vorrei non averti stancata così», le ha detto, sostenendo il suo sguardo. Quella frase è la chiave. Non solo implica che entrambi riconoscano che il lavoro insieme sia stato la causa, ma fa capire che lui sente di doverla proteggere, anche da se stessa e dalle ambizioni che condividono. La risposta di Alina è stata una carezza: «Sbagliamo tutti, non preoccuparti». Poi, con lucidità, ha aggiunto la frase che ha colpito chi era presente: «Lo stai vivendo da solo». Parole che dicono tutto di un tormento che non nasce da accuse esterne, ma dalla paura interiore di perdere o ferire chi si ama. Gli sguardi seguiti a quelle frasi, raccontano, non avevano bisogno di ulteriori spiegazioni. Era una comunicazione silenziosa, l'intesa di due persone che condividono un mondo a parte, isolato dal rumore di fuori. Mentre questo dramma intimo si consumava a porte chiuse, fuori dall'ospedale esplodeva la follia. La notizia correva veloce, più di qualsiasi smentita. I fan di entrambi si sono radunati con cartelloni di sostegno, e la stampa ha occupato ogni possibile uscita. Nel giro di poche ore, i loro nomi hanno dominato le tendenze globali, con migliaia di messaggi che pregavano per la salute di Alina e si interrogavano sulla presenza costante di Alp. La sicurezza è andata in difficoltà, soprattutto con l'arrivo del mattino e la folla che aumentava di minuto in minuto. Nonostante gli sforzi per proteggere la privacy, è stato impossibile impedire alle telecamere di riprendere Alp Navruz diretto verso il parcheggio. Il suo aspetto diceva tutto. Stanco, teso, con gli abiti spiegazzati di chi ha passato la notte su una sedia. Eppure, anche mentre si allontanava, la mente sembrava rimanere al piano di sopra, in quella stanza. Prima di uscire dall'edificio, un gesto finale ha acceso altre discussioni. Alp si è fermato nel corridoio, ha tirato fuori il telefono e ha inviato un messaggio. Non ha parlato con la stampa. Nessuna dichiarazione pubblica. Una comunicazione privata, diretta al suo cerchio più ristretto. Il contenuto di quel messaggio, trapelato in seguito, è stato semplice: «Sta bene, ma devo essere più attento». Ancora una nota di cautela, di protezione. Questa frase conferma che, qualunque progetto li veda fianco a fianco e qualunque sia la natura del loro legame, Alp ha deciso che il benessere di Alina viene prima di tutto, anche del successo professionale. Questo incidente ha gettato una luce nuova su quel famoso progetto speciale. Si dice che sia una produzione colossale, qualcosa destinato a segnare una svolta nelle loro carriere. Un membro della troupe, che ha parlato con la nostra redazione di stelle turche rivelate a condizione di anonimato, ci ha confidato: Alina ha lavorato con la disciplina di sempre, ma non dorme da settimane. Il suo corpo le ha dato il segnale di fermarsi. E allora ci si domanda: ne vale la pena? Il peso della fama internazionale è un fardello troppo grande persino per le stelle più brillanti.
Quel che è chiaro è che Alp e Alina stanno remando insieme nella stessa barca. Quando uno cade, l'altro sente il colpo 2 volte. L'alba, questa mattina, ha portato un sospiro collettivo di sollievo. Alina è stabile, riposa e, soprattutto, è circondata dall'affetto. Ma questa notte ha lasciato cicatrici e rivelazioni. Abbiamo visto Alp Navruz senza l'armatura del protagonista irresistibile. Un uomo vulnerabile, divorato dal senso di colpa e da un istinto di protezione quasi feroce. Abbiamo visto una Alina forte, capace di consolare chi avrebbe dovuto consolare lei. La domanda che aleggia nell'aria di Istanbul non è più se i due abbiano un progetto insieme, ma se i loro cuori siano intrecciati in un modo che nessuna sceneggiatura potrà mai raccontare fino in fondo. Da Stelle Turche Rivelate auguriamo ad Alina una pronta e piena guarigione. E ad Alp auguriamo di trovare pace nel sapere che essere presente è ciò che contava davvero. Voi cosa pensate? Questo spavento cambierà la dinamica tra loro? Vedremo presto una conferma ufficiale della loro relazione, o tutto resterà sospeso tra i non detti e la riservatezza che li contraddistingue? Il dibattito è aperto nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi, di condividere questo video con tutti i fan che si sono preoccupati nelle ultime ore, e di unirvi al canale per supportare il nostro lavoro di raccontarvi i retroscena con rispetto e passione. Grazie per la fiducia con cui ci seguite. Abbiate cura di voi e Stelle Turche Rivelate. Eppure, prima di salutarci, resta un'immagine che non ci lascia: la mano di Alp sulla mano di Alina, il pollice che le sfiora il dorso come a contare i secondi. Un gesto discreto e costante. Ogni volta che un bip più acuto interrompeva il brusio delle macchine, lui tratteneva il fiato. Ogni volta che lei serra appena le dita, lui tornava a respirare. È in questi dettagli silenziosi che si annida la sostanza delle storie che valgono. C'è il glamour, certo, e ci sono i riflettori, le premiere, i poster giganteschi. Ma ci sono anche le sedie di plastica dei corridoi, il caffè freddo e le ore che non passano. È lì che si vede chi resta. È lì che il mito si fa persona, e la persona si fa scelta. Molti ci hanno chiesto del loro progetto, se davvero sarà qualcosa che cambierà gli equilibri, se ci sarà spazio per il respiro quando i tempi si stringono. La verità è che l'ambizione non è un peccato, ma un motore. Eppure perfino i motori hanno bisogno di manutenzione, di pause, di olio nuovo. Forse questa notte insegnerà loro che il ritmo, più che la velocità, determina la durata del viaggio. Forse, e non lo diciamo con leggerezza, questo sarà il momento in cui capiranno che l'amore, qualunque forma abbia per loro, non è un intralcio al traguardo, ma la bussola che impedisce di perdersi nel tragitto. Dalla corsia all'uscita posteriore, Alp ha incrociato sguardi, flash, domande non pronunciate. Non ha ceduto, non ha alimentato il rumore. Ha scelto la discrezione, quella che da sempre accompagna la sua immagine. E Alina, che in pubblico appare luminosa e contenuta, ha dimostrato ancora una volta la sua tempra. Perfino sdraiata, ha trovato parole per addolcire la colpa di un altro. È questo il paradosso dei forti: quando vacillano, sanno ancora tendere la mano. Se ci chiedete se questa notte segna un prima e un dopo, la nostra risposta è sì. Non perché ci sia un annuncio, non perché una foto abbia tradito un segreto, ma perché il modo in cui 2 persone affrontano il limite del corpo, della paura, dell'attesa, dice più di qualsiasi dichiarazione. E il modo in cui Alp e Alina lo hanno affrontato parla chiaro. Noi continueremo a seguire con attenzione e rispetto questa storia, pronti a raccontarvi gli sviluppi del progetto, i tempi di recupero, le scelte professionali che seguiranno. Ma per oggi, l'unica notizia davvero importante è che il pericolo è passato e che c'è qualcuno che veglia quando le luci si spengono. È l'immagine che vogliamo lasciarvi: una stanza silenziosa, 2 respiri che si cercano, e un futuro che, per quanto incerto, sembra meno spaventoso quando lo si guarda in 2. Da Stelle Turche Rivelate, grazie per essere rimasti con noi fino all'ultimo dettaglio.